sei un altro di quelli che considera Lars Ulrich il peggior batterista sulla terra, allora non guardare questo video. Perché è arrivato il momento di dare a Lars ciò che è di Lars. Lars Ulrich è il famosissimo batterista dei Metallica, personaggio controverso, o si ama o si odia. Ed è anche uno dei musicisti più chiacchierati del web, non certamente per le sue doti, quanto per i suoi famosi drum fail, ovvero i suoi errori sul palco, a volte davvero imbarazzanti. Alcuni lo ritengono letteralmente una barzelletta, un batterista terribile, antipatico, arrogante, oltre che un pessimo leader per alcune scelte molto discutibili fatte negli anni con i Metallica. Ma del resto, quando tu sei a capo di una band che ha venduto 100 milioni di dischi e ha portato il metal, non il reggaeton o la musica dance, ma il metal nelle case di qualsiasi persona sulla faccia della terra, e nonostante tu sia il musicista più deriso dal web, dopo oltre 30 anni riempi ancora stadi e palazzetti in ogni angolo del pianeta, e in più ogni disco nuovo, bello o brutto che sia, finisce immancabilmente al primo posto in classifica. Allora sai cosa ti dico? Voglio essere anch'io una barzelletta. Per me i Metallica negli anni 80 hanno aperto una strada al genere metal, esattamente come hanno fatto i Beatles in maniera più universale negli anni 60 con il pop, senza fare paragoni musicali o artistici, perché i Beatles stanno là dove nessuno è mai arrivato, ok? Però in un certo senso musicalmente Lars sta ai Metallica come Ringo sta ai Beatles, cioè due batteristi semplici, spesso criticati e derisi per le loro capacità così basiche, ma quanti giovani hanno influenzato? Quanta gente ha iniziato a suonare grazie a loro? Quanti hanno sognato di essere seduti dietro ai loro memorabili kit? Ci sono però alcune differenze importanti su cui voglio provare a giocare. Intanto i Beatles sono durati solo 8 anni, dal 62 al 70. Se i Metallica fossero durati lo stesso periodo, cioè dall'83 al 91, avrebbero chiuso la loro carriera con il Black Album, Enter Sandman, Nothing Else Matters, Sad But True, insomma al top da un punto di vista commerciale. Ti rendi conto se si fossero ritirati dopo quell'album cosa diremmo oggi di Lars? Staremmo tutti a pregare per una reunion, ti prego Lars, tira fuori la batteria bianca e nera, chiama James e gli altri, fate un bel tour, dai! E poi ancora, Lars, a differenza di Ringo, non è solamente il batterista, ma è il leader sotto tutti i punti di vista, quello che prende le decisioni artistiche, commerciali, il boss. Si dice però che nell'86 la band non ne potesse più di lui. Questa storia è saltata fuori di recente. Durante il tour di Master of Puppets, gli altri 3 musicisti facevano troppa fatica a suonare con lui. Lars è a un passo dal licenziamento, ma Cliff Burton, il grande bassista della prima formazione, muore in un incidente drammatico durante il tour e tutto alla fine rientra. Recentemente il chitarrista Kirk Hammett ha dichiarato che già allora sapevano benissimo di non poter andare lontano senza Lars e che quindi con ogni probabilità non avrebbero avuto comunque il coraggio di sostituirlo. Ebbene sì, Lars Ulrich negli anni è stato sia il bene che il male dei Metallica, è stato quello che ha fatto ottenere il primo contratto alla sua band ancora prima di averne una, tanto per dire, ma ovviamente ha anche fatto grandissime cazzate. Per esempio quando ha deciso di testa sua di escludere completamente il basso di Jason Newsted dal mix dell'album And Justice for All, oppure nel 2000 quando ha querelato 300.000 fans che avevano scaricato illegalmente le canzoni dei Metallica da Napster. Te lo ricordi Napster? I fans non l'hanno presa bene e neanche molti artisti e colleghi che hanno criticato fortemente la sua linea. Chissà, forse se avessero intuito cosa sarebbe successo alla discografia mondiale negli anni a venire, forse
forse, ma dico forse, l'avrebbero supportato di più. Ma tanto anche oggi a Lars e soci gli gira comunque benissimo. Senti questa, statistiche ufficiali alla mano, solo nel 2016 il Black Album, uscito 25 anni prima, ha venduto ancora 250.000 copie e i primi 4 album sommati insieme superano le 500.000 copie vendute, e questo solo negli Stati Uniti, alla faccia di Napster. Poi va bene, dai, parliamo della questione del rullante senza cordiera. Nel 2004 esce Saint Anger, il peggior disco dei Metallica in assoluto, canzoni brutte, poche idee. In questo album Ulrich, per cercare di dare una sonorità nuova e originale, osa un'idea che finora non era mai stata provata, ovvero di registrare il rullante senza la cordiera, che caratterizza il tipico suono di quel tamburo. Che schifo, ma come si fa? Che suono di cosa le è venuto in mente? Ma questo è pazzo! La critica lo ha demolito. Certo, anche se quel disco avesse avuto i suoni eccezionali del Black Album, le canzoni non è che sarebbero migliorate più di tanto. Ma se invece fosse stato il contrario, te lo sei mai chiesto? Voglio dire, se Enter Sandman fosse partita con quel rullante, con tutti questi armonici e niente cordiera, ma avesse comunque venduto milioni di copie perché le canzoni erano una bomba, staremmo a dire che è un coglione o staremmo a dire che è un genio? Ci ha provato, è andata male, ma è stata un'idea coraggiosa. Phil Collins ha azzeccato quel riverbero con i Gate di In the Air Tonight. Ciu 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 ciu. Ci fa i dischi ancora oggi. Stilisticamente Lars ha suonato davvero bene per una decina d'anni, da Master of Puppets in poi. Poi negli anni 90 c'è stato il declino musicale per sua stessa ammissione. Nel disco And Justice for All del 1988 offre senz'altro la sua migliore performance musicale, con tempi dispari, doppia cassa e figure ritmiche molto interessanti, davvero complicate da suonare. La band però decide a partire dal disco successivo di semplificare i brani e cambiare decisamente stile. Lars non ha mai studiato formalmente, è il classico batterista tutto cuore e sudore, ma ha comunque creato uno stile molto riconoscibile, con quel groove semplice e dritto alla AC/DC e quel crash insieme al rullante sul secondo quarto che ti dà lo schiaffone sulla faccia. Nonostante le prese in giro e le critiche feroci, arrivate anche da colleghi batteristi ad esempio come Tommy Lee dei Motley Crue, Lars è stato apprezzato pubblicamente da tanti grandi batteristi rock, da Mike Portnoy a Joy Jordison, che lo ha definito uno dei batteristi più innovativi al mondo. È stato elogiato anche dal mito della batteria metal Dave Lombardo, così come da Irene L.J. degli Avenged Sevenfold, che parla addirittura di lui come di un genio. Apro una veloce parentesi: per quanto mi riguarda, quando parlo di Lars mi brillano gli occhi, perché se oggi suono la batteria è anche grazie a un episodio che mi è successo tanti anni fa proprio insieme a Mr. Lars Ulrich in persona. La batteria che vedi alle mie spalle mi è stata infatti consegnata proprio da lui nel 1993 a Milano. Ho vinto questo fantastico kit a un contest musicale indetto dall'emittente televisiva Video Music, un canale storico dell'epoca. Avevo solo 12 anni ed ero il suo grandissimo fan. Quindi, a parte questo episodio per me così speciale e la riconoscenza che avrò sempre nei suoi confronti, difendo questo artista semplicemente perché ha fatto qualcosa che nessuno nel suo ambito musicale è riuscito a fare prima, cioè portare il metal a livello mainstream, esattamente come altri generi musicali. Lars Ulrich è un batterista con uno stile super riconoscibile, ha creato un suono che è un marchio di fabbrica. Ma nonostante gli errori, groove fuori tempo, tutto quello che vuoi tu, vatti a vedere un suo concerto e dimmi se quello che senti non ti fa battere il piede, non ti fa emozionare, non ti fa venire voglia di fare così con la testa. Se non sarà così, allora avrai ragione tu, ma finché questo accade e sentirò questo tiro pazzesco, allora Lars per me sarà sempre un grande batterista. Yeah!